Ciao a tutti ragazzi, Lazio-Napoli 2-2, partita molto divertente con occasioni da entrambe le parti, anche se a mio parere la Lazio la riacciuffa al 90°, ma dal punto di vista delle occasioni c'è quel momento che è stato un po' il- il momento più importante, forse la partita, quando le due squadre erano sull'1-1 e Isaksen sbaglia. Più che sbagliare non era un gol così facile, ma comunque l'occasione più nitida che si è vista in tutta la partita viene mancata di un soffio dall'esterno della Lazio. Un Napoli che si trova a pareggiare per la terza volta consecutiva e soprattutto si ritrova rimontato in una situazione di vantaggio 2-1, vantaggio abbastanza rocambolesco con un autogol di, credo, Marusic su un doppio rimpallo abbastanza fortuito, anche se comunque la fortuna chiaramente aiuta gli audaci. Infatti secondo me quello che si prende da questa partita in maniera secondo me definitiva è il fatto che comunque il calcio propositivo, nonostante il pareggio, e un calcio comunque di alta intensità, paga e fa anche vedere delle partite veramente di altissimo livello. Un plauso a mio parere a Baroni che nonostante comunque la prima avventura in una panchina del livello della Lazio dimostra di avere delle idee calcistiche forti e comunque di avere quella personalità per poter allenare una squadra quantomeno di quella prima fascia. Eh, Vorrei anche sottolineare come ci siano calciatori italiani, ad esempio Zaccagni, che quando sono in questo stato di forma sono giocatori semplicemente totali. E io penso anche dal punto di vista della potenzialità per la nazionale italiana. In questo momento la fascia sinistra della Lazio, quando entrambi i giocatori sono disponibili e in forma, cioè Nuno Tavares e Zaccagni, è probabilmente una delle fasce sinistre più devastanti che ci sia in Italia, quasi senza alcun dubbio. Zaccagni veramente ha quella capacità di, prima di tutto, smarcare l'uomo, ma anche di visione di gioco incredibile. Il pareggio viene comunque da un'attrazione di Zaccagni che per tutta la partita mette in difficoltà comunque la fascia destra del Napoli e comunque ci fa notare come ci siano i talenti in Italia e basta solo avere la volontà di veramente investire e fare giocare. Zaccagni è un giocatore che viene acquistato dal Verona e comunque è un giocatore che secondo me potrebbe veramente dimostrarsi importante proprio dal punto di vista dell'impiego anche nella nazionale. Sottolineo anche un altro giocatore che a me piace e è sempre piaciuto, che è Nicolò Rovella. Rovella è un giocatore molto educato, un giocatore a cui piace avere la palla tra i piedi, un giocatore che ha una calma, diciamo, olimpica, un giocatore che non è mai in agitazione, è un giocatore che è veramente speciale dal punto di vista di essere in grado di tessere le trame tessere le trame diciamo, dei passaggi all'interno della squadra, e anche un giocatore che per la giovane età ha un sacco di personalità. Secondo me la partita il 2-2 ci può stare, credo che comunque la Lazio forse abbia fatto un pochino di più e che il Napoli a volte paghi, a mio parere, quella quell'abbassamento, diciamo, di intensità quando va in vantaggio e anche il fatto, e questo è un parere semplicemente mio personale, quindi a mio parere il Napoli, il Napoli ad oggi è una squadra veramente forte, ha un allenatore strepitoso e il Napoli comunque gioca a tratti un calcio veramente buono, ma comunque sempre un calcio estremamente solido, dà quell'idea di squadra estremamente solida nonostante gli ultimi pareggi, quindi non me ne vogliono i tifosi del Napoli. L'unica cosa che dico, a mio parere, al Napoli manca un finalizzatore di un certo livello. Per me, sì, è chiaro, quando parli di Kvaratskhelia è sicuramente un deficit ed è un deficit che non è stato riparato, però secondo me Kvaratskhelia non è necessariamente il problema. Se tu avessi in campo Neres con solo un impegno a settimana
e ne resti fa l'80%, 90% delle partite, secondo me il problema è abbastanza parziale. Il problema sta davanti. A mio parere al Napoli manca una di quelle punte che possa fare la differenza come le faceva Osimhen, una di quelle punte che ti può far vincere le partite quando le partite sono in estremo equilibrio, come è stata la partita oggi contro la Lazio. E Osimhen faceva proprio questo, e che mi ricorda un po', tornando, visto che noi siamo tifosi juventini, a quello che ha fatto un po' Colomoni, a parte l'ultima partita in Champions League, nelle sue prime 3 presenze, comunque un giocatore in grado di, nonostante la prestazione della squadra sia più o meno di buon livello, sia in grado da solo di darti quella marcia in più e di risolverti la partita. Il Napoli comunque adesso chiaramente ci sarà un po' di diciamo maretta perché viene da 3 pareggi consecutivi e adesso l'Inter ha questa opportunità in caso andasse a sconfiggere la Juventus di diventare la capolista. Però secondo me il Napoli è una squadra tuttora solida, è una squadra che ha una grandissima opportunità quest'anno di andare a vincere lo scudetto e nonostante questi 3 pareggi ha dimostrato di essersi meritata comunque il primo posto e alla fine c'è anche da dire che se non mi ricordo male ha già fatto la maggior parte degli scontri diretti, quindi avrà un calendario comunque non molto meno impegnativo, perché comunque semplicemente le partite più dure, più toste e testa a testa li ha praticamente quasi giocati tutti. Quindi si vedrà come il Napoli e Conte saranno in grado di gestire diciamo, le partite anche con le squadre un po' meno blasonate. Per quanto riguarda la Lazio, ancora un complimento, secondo me la Lazio è una squadra che è estremamente divertente da vedere ed è una squadra che gioca veramente bene a calcio, comunque ha questo terzino sinistro che è devastante quando è in forma, Zaccagni devastante quando è in forma, Isaksen oggi ha fatto una partita veramente di altissimo livello, mettendo in difficoltà tantissimo comunque la faccia sinistra, chiaramente è praticamente monopiede, quindi a volte un po' prevedibile, ma è un giocatore di grandissima velocità, grandissimo spicco la difesa secondo me è una difesa abbastanza solida. Mario Gile secondo me è un giocatore buonissimo, veramente sempre da tenere d'occhio, e il Napoli alla fine tra Anghissà, Lobotka, Di Lorenzo che comunque è in forma strepitosa, e comunque il ritorno di Buongiorno eccetera. Buongiorno era la prima partita dopo l'infortunio e ha giocato solo praticamente 50 minuti, quindi 50-60 minuti, quindi alla fine si dovrà anche un po' riassettare, però il Napoli squadra totale e secondo me farà sicuramente bene. Un piccolo aggiungo un qualcosa sulla partita della Juventus contro l'Inter di domani. Secondo me è una partita importantissima, non tanto dal punto di vista della classifica, perché alla fine noi siamo lì, siamo veramente attaccati al 4º posto, quindi anche in caso di un'eventuale sconfitta, dal punto di vista della classifica ci sarebbero comunque ancora opportunità per riagganciare il 4º posto. Secondo me può essere dal punto di vista mentale uno shift, un cambio incredibile nella stagione della Juventus, perché in caso di vittoria, e una vittoria anche meritata con un gioco o comunque con una prestazione di livello, la Juventus e anche Thiago Motta secondo me andrebbero a togliersi un po' di quel velo di tensione e di oppressione che hanno avuto e dai quali sono stati condizionati, dovuti alla giovane età di Thiago Motta come allenatore e dovuti al fatto che abbiamo una delle squadre più giovani della Serie A. Quindi secondo me è una partita importantissima, è una partita che va vinta assolutamente, o comunque dobbiamo fare una prestazione di altissimo livello, perché questo potrebbe darci veramente quella spinta non solo in campionato ma anche in Champions League e in Coppa Italia, per fare un finale di stagione di un certo livello. Io mi aspetto veramente di vedere, nonostante alcune assenze, una squadra che ha quell'intensità che abbiamo visto oggi nella partita tra
Lazio e Napoli. Me l'aspetto perché ho visto anche una Juventus comunque a tratti esaltarsi in questi scontri diretti con squadre di alto livello, quindi a mio parere forza Juve, domani sarà una partita dura, partita vera, ma noi ci aspettiamo una partita da Juventus dove vogliamo in campo 11 leoni. Forza Juve.